È possibile tollerare un mondo di demoni per salvaguardare anche un solo angelo. Jeanne Antoinette Poisson, nota al mondo come Madame de Pompadour, fu una delle più celebri favorite della storia e la donna francese più potente del XVIII secolo. Aveva 9 anni quando sua madre la portò da una chiromante che, dopo aver guardato attentamente la fragile ragazza, pronunciò una profezia. Questa bambina un giorno diventerà la favorita del re. La famiglia riservò alla bambina un soprannome profetico, Reinette, reginetta in francese. Circa 20 anni dopo, Jeanne conquistò il cuore dell'uomo più potente di Francia, il re Luigi XV. Nacque a Parigi il 29 dicembre del 1721. Sua madre era Louise Madeleine de Lamotte, un'ereditiera borghese, e il marito della donna, François Poisson, si dice fosse il padre di Jeanne, anche se la paternità non è mai stata certa, poiché mentre François era spesso in viaggio per affari, la moglie divenne l'amante di molti uomini e questo creò diversi dubbi. L'amante più noto fu l'intendente generale delle imposte, Charles-François Paul Lenormand de Tournehem, che si ritiene fosse il vero padre di Jeanne, visto che si prese molta cura di lei. Il rimpasto di governo, avvenuto nel 1726, mise provvisoriamente fine alle fortune dei Poisson. François fu accusato di frode ai danni dello Stato. I suoi beni furono sequestrati e per sfuggire alla condanna a morte divenne latitante e si rifugiò ad Amburgo, in Germania. Madame Poisson si separò dal marito e adottò uno stile di vita meno estroso. Mandò la figlia al convento di Poissy, dove la ragazza si fece notare per la sua grazia e il suo buon carattere. Nel gennaio del 1730 si ritirò dal convento e grazie alle cure di Tournehem le venne impartita un'istruzione moderna. Apprese dizione, recitazione, canto, musica, danza e disegno. Nel 1736 François Poisson fu riabilitato e rientrò a Parigi. Nonostante la separazione ufficiale, andò a convivere con la moglie e i figli. Proprio in quel periodo, Lenormand de Tournehem pensò a un conveniente matrimonio per Jeanne e il 9 marzo del 1741, all'età di 20 anni, sposò proprio suo nipote, il 24enne Charles Guillaume Lenormand de Thiol, che era un giovane di buona famiglia. Dall'uomo ebbe 2 figli, un maschio che visse pochi mesi e una femmina, Alexandrine. Il loro fu un matrimonio di interesse che permise alla donna di essere introdotta nei migliori salotti della capitale, frequentati dall'aristocrazia, dove arrivavano anche gli intelletti migliori di Francia, come Montesquieu o Voltaire, che chiamava Jeanne la divina Thiol. Il suo piccolo castello de Thiol era molto vicino al castello di Choisy, residenza di caccia di Luigi XV, che si affacciava sulla Senna ed era circondato da grandi giardini. Si dice che fu proprio lì, tra i boschi, che Jeanne incontrò per la prima volta il re, durante una sua partita di caccia. Quando lui la vide, rimase incantato dal suo carisma e dalla sua bellezza. Si pensa però che l'incontro non fu del tutto casuale. Jeanne era una donna molto determinata e probabilmente fece proprio in modo di incontrarlo. Re Luigi XV era il pronipote e successore al trono di Luigi XIV, il Re Sole. Era già il padre di 10 figli, avuti dalla moglie, la regina polacca Marie Leczinska, con la quale non aveva quasi più rapporti. Era soprannominato il Beneamato e si circondava di numerosi amanti. L'8 dicembre del 1744 si diffuse la notizia della morte improvvisa della marchesa de la Tournelle, l'amante ufficiale del re. Il valletto di camera del Delfino vantò al re molti dei pregi di Jeanne. Così Luigi XV, in occasione delle nozze del figlio Luigi Ferdinando di Borbone,
con Maria Teresa Raffaella di Spagna, decise di invitare alla Reggia di Versailles anche Madame d'Étiolles, che partecipò al ballo in maschera in onore dell'evento. Il matrimonio fu celebrato il 23 febbraio del 1745. Si dice che per non dare nell'occhio, Luigi XV si travestì da albero e arrivò accompagnato da altre 7 persone travestite allo stesso modo. Jeanne invece era mascherata da cacciatrice e in questo modo Luigi si avvicinò indisturbato alla donna. I due ben presto, mentre il marito si trovava in viaggio, iniziarono una relazione e quando lui tornò a Parigi scoprì che la moglie si era trasferita a Versailles e nel frattempo Jeanne chiese la separazione ufficiale dal marito. Luigi XV acquistò il castello di Arnac-Pompadour e l'11 luglio procurò a Jeanne il titolo nobiliare di Marchesa di Pompadour. In vista della sua presentazione ufficiale a corte, incaricò dei gentiluomini di insegnare a Jeanne la complessa etichetta di corte e il bon ton, facendole ricevere un'istruzione riservata alle donne di alto rango. Diventò l'amante ufficiale e il 14 settembre fu ufficialmente presentata a corte. Giurò fedeltà alla regina, che però non ebbe mai simpatia nei suoi confronti, così come i figli del sovrano e il delfino di Francia, e si preparò a diventare una delle donne più potenti d'Europa. Come ogni favorito, anche Madame de Pompadour si era circondata da persone che la disprezzavano, ma anche di coloro che la adulavano, probabilmente proprio con lo scopo di sfruttare il suo potere. Non tutti accettavano le origini borghesi della donna, che diminuivano il prestigio dell'aristocrazia. Tuttavia, secondo la percezione di molti cortigiani, lei era solo un capriccio e l'interesse del re nei suoi confronti sarebbe potuto svanire in qualsiasi momento. Ma col passare dei mesi Madame de Pompadour continuò a mantenere la sua posizione e la sua potenza e influenza su di lui era ormai nota in tutta Europa. La Pompadour assecondò il desiderio di legarsi alla corona di Maurizio di Sassonia, appoggiando il matrimonio fra il delfino Luigi Ferdinando di Borbone, che era rimasto vedovo, e Maria Giuseppina di Sassonia, figlia del suo fratellastro, Augusto III di Polonia. La donna, che non diventerà mai regina, sarà però madre di ben 3 re, Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X. Odiata dalla regina e ancor di più dai figli del sovrano, coinvolgendo anche la nuova cognata, cercarono di emarginare la Pompadour, non rivolgendole mai la parola. Ma il re si arrabbiò e li rimproverò severamente, e anche diversi ministri pagarono con la destituzione il loro disprezzo per la favorita. L'autorità di Madame de Pompadour si manifestò in tanti campi. Era una donna colta e amava il teatro, così incoraggiò molti spettacoli all'interno della corte. In realtà organizzò una vera e propria compagnia teatrale, della quale facevano parte tanti nobili, frequentatori della corte, e anche lei stessa. Ebbe notevole influenza anche sulle arti, sulla musica e sulla moda, dettando lo stile della prima metà del Settecento. Fu promotrice di grandi mode, per quanto riguardava l'arredamento di interni e giardini, l'abbigliamento e le acconciature. La pettinatura a Pompadour, in voga soprattutto negli anni 50, prese il nome proprio da lei, e lanciò anche la moda del tacco Pompadour. Nonostante avesse difeso per tutta la vita e con tutte le forze i principi della monarchia assoluta, fu fra le principali sostenitrici delle idee dell'illuminismo, che avrebbero rivoluzionato il pensiero e la storia francese. Sostenne gli intellettuali illuministi, dei quali faceva parte anche l'amico Voltaire, nella redazione della loro antologia, l'Encyclopédie, e fece in modo che continuasse a essere stampata. Così la descrive un contemporaneo, luogotenente di caccia e amministratore dei boschi di Versailles. La marchesa di Pompadour era di una statura al di sopra dell'ordinario, svelta, spigliata, agile, elegante. Il suo viso si combinava bene con l'altezza, un ovale perfetto, dei bei capelli castano chiaro piuttosto che biondi, degli occhi abbastanza grandi,
ornati da belle sopracciglia, dello stesso colore, il naso perfettamente formato, la bocca affascinante, i bellissimi denti e il sorriso più dolce. La più bella pelle del mondo donava a tutti i lineamenti grande freschezza. I suoi occhi avevano un fascino particolare, dovuto forse all'incertezza del colore. Non avevano affatto la viva lucentezza degli occhi neri, il tenero languore degli occhi azzurri o la finezza particolare di quelli grigi. Il loro colore, indeterminato, sembrava renderli adatti a ogni genere di seduzione e a esprimere tutte le impressioni di un animo mobile. Anche il gioco della fisionomia era infinitamente vario, ma senza mai lasciar trasparire disarmonia nei tratti del volto. Ogni cosa contribuiva allo stesso obiettivo, il che lascia supporre un'anima abbastanza padrona di sé. I movimenti erano in accordo col resto e l'insieme della persona sembrava una sfumatura tra l'ultimo livello dell'eleganza e il primo della nobiltà. Nel 1746 Luigi XV donò a Madame de Pompadour uno sfarzoso castello, il castello di Crécy. Lei si occupò di sistemarlo e abbellirlo, decorando gli appartamenti con le preziose tele del pittore François Boucher. L'arrivo a corte, alla fine del 1748, del duca di Richelieu, neomaresciallo di Francia, diede speranza ai nemici della Pompadour. Credevano che il duca non avrebbe tollerato che una borghese qualunque governasse a piacimento la corte, dominando lo spirito del re. Ma la sua relazione con Madame de la Pomplinière, che era sposata, lo coprì di ridicolo e gli precluse qualunque possibilità di carriera politica. Ma gli attacchi contro il sovrano e soprattutto contro la Pompadour aumentarono di numero. Questo creò in lei molta agitazione e si dice che probabilmente provocò anche uno dei suoi aborti spontanei. Alla fine del 1749 Madame de Pompadour si trasferì in un nuovo appartamento, già appartenuto a Madame de Montespan, amante di Luigi XIV. Si trovava al piano terra del castello di Versailles, sotto quello reale, con il quale comunicava mediante una scala a chiocciola. La donna riuscì a ottenerlo in tempo, prima delle figlie del sovrano, che avevano intenzione di abitarci. Tuttavia, Madame de Pompadour aveva anche timore che Luigi, col tempo, finisse per annoiarsi con lei, preferendo la compagnia di altri amanti, e proprio per questo cercava di migliorare la qualità del loro tempo insieme. Oltre alle distrazioni offerte dagli spettacoli teatrali, nei quali a volte assumeva le parti della protagonista, Luigi XV si lasciava contagiare dalla sua allegria e tutti i cortigiani notavano quanto lui diventasse ogni giorno sempre più dolce, affascinante e di umore allegro. Il 25 novembre del 1750 venne inaugurato il nuovo castello della Pompadour a Meudon. Era circondato da giardini e dalla terrazza si poteva ammirare Parigi. Come lei stessa temeva, la passione con Luigi XV non ebbe vita lunga, cosa che all'epoca accadeva spesso ai rapporti di questo genere, con la differenza però che la Pompadour si trasformò da amante ad amica, sapendo quindi mantenere inalterata l'influenza sul re, e divenne infatti il suo consigliere più fidato. Il barone Chambrier a Federico II scrisse: «Si è resa necessaria al re di Francia, nei suoi interessi più importanti, per supplire al fatto che egli non aveva più così strettamente bisogno di lei per il suo piacere, affinché, legandosi a lei in quel modo, gli sarebbe stato più difficile allontanarla». Molte furono le pressioni esterne affinché Luigi XV allontanasse la Pompadour, ma non ebbero effetto. In seguito il sovrano intrecciò una relazione con una contessa ventenne, appena sposata, e le speranze di eliminare l'influenza sul re di Madame de Pompadour furono alimentate proprio da questo rapporto. La contessa, peraltro, rimase subito incinta. Tuttavia, il cugino della donna, ben consapevole del fatto che la cugina non avrebbe mai preso il posto della favorita, convinse lei e il marito
a lasciare in fretta la corte, guadagnandosi così la riconoscenza di Madame de Pompadour. La contessa morì poi l'anno dopo, il 2 giugno del 1753, in conseguenza del parto, e Madame de Pompadour ottenne dal re il titolo di duchessa e benché non fosse più amante reale, la duchessa Pompadour divenne regina di fatto. Assunse un ruolo politico sempre più rilevante e prese molte iniziative, riuscendo anche a ottenere molte cariche per amici e familiari. All'operato politico di Madame de Pompadour si deve la riuscita del rovesciamento delle alleanze, con il quale la Francia si unì al Sacro Romano Impero, unione che sarebbe stata concretizzata nel 1770 col matrimonio del delfino Luigi Augusto con l'arciduchessa Maria Antonietta d'Austria. La politica estera di Luigi XV, però, influenzato proprio dalla Pompadour, portò a una lunga serie di fallimenti. Fra tutte le scelte della donna, forse la peggiore fu l'alleanza con l'Austria, che portò la Francia a partecipare alla guerra dei 7 anni, contro l'Inghilterra e la Prussia. La flotta francese ottenne qualche vittoria, ma il bilancio conclusivo non fu favorevole, poiché la guerra causò la perdita di molte colonie. Dopo di me, il diluvio. Questa celebre frase è tradizionalmente attribuita a Luigi XV, ma esiste anche in una seconda versione. Dopo di noi, il diluvio. E in questo caso è attribuita proprio a Madame de Pompadour. In ognuno dei due casi sarebbe stata pronunciata proprio nel corso di una loro conversazione, invitando l'altro a non pensare alle drammatiche conseguenze e a godersi il presente. La frase è ancora oggi un modo di dire che dimostra lo scarso interesse per il destino altrui. Luigi XV fece edificare anche il castello del Petit Trianon per regalarlo a Madame de Pompadour, ma la donna non riuscì a vederlo finito e il Petit Trianon è più tipicamente associato alla figura della regina Maria Antonietta, che anni dopo ne fece la sua residenza. Dopo 20 anni di vita e intrighi a corte, la salute di Madame de Pompadour vacillò. Morì il 15 aprile del 1764, all'età di 42 anni, di edema polmonare acuto. Ai cortigiani era severamente vietato morire nel luogo in cui risiedeva il re e la sua corte, e l'ultimo privilegio accordatole fu proprio quello di morire alla Reggia di Versailles, e fu poi sepolta a Parigi, nella cappella del convento dei Cappuccini. Voltaire la descriveva così: la ragazza era ben educata, saggia, amabile, piena di grazia e di talento, nata con del buon senso e del buon cuore. Io la conoscevo bene, fui anche confidente dei suoi amori. Mi confessò di aver sempre avuto il segreto presentimento che sarebbe stata amata dal re e che, senza rendersene conto, si era sentita crescere dentro una violenta passione per lui.